Bentornati ragazzi su Loggia Garage. In questo sabato pomeriggio volevamo dedicarci un po' alle moto, solo che come vedete alle mie spalle c'è un disordine pazzesco. A questo punto sarà necessario cercare di sistemare un po' il caos che vedete. Guardando bene la situazione ci è decisamente sfuggita di mano. Tra le moto da cross, attrezzi sparsi ovunque e i giochi dei bambini, muoversi qui dentro oggi è un vero percorso ostacolo. Anche il bancone da lavoro è completamente sommerso, cercheremo di liberarlo per poterlo finalmente sfruttare come si deve. In realtà l'idea iniziale di questo sabato era di rimettere in strada questa Yamaha R1 del 1999. Una vecchia gloria carburatori che meriterebbe decisamente un po' più di attenzione. Ma prima serve spazio. Sotto questo telo c'è una Mercedes SLK ferma da qualche anno. Proveremo ad avviarla e a portarla fuori, così da liberare un po' l'officina e raddrizzare la giornata. Mettetevi comodi ragazzi, oggi facciamo un po' di ordine. Diamo inizio ai lavori. Ed ecco la nostra Mercedes SLK R170 del 96, ferma da diverso tempo, ai suoi anni ma le linee sono ancora decisamente interessanti. Diamo un'occhiata agli interni. Qui il tempo ha lasciato diversi segni, il sedile lato guida ha qualche bella crepa, e alzando lo sguardo abbiamo il classico difetto del cielo della capote che ha iniziato a cedere e a scollarsi. Su questa plancia la verniciatura delle plastiche era già stata rifatta in passato usando delle vernici al solvente, ma ci sono comunque delle crepe che andranno sistemate. Anche il pomello del cambio, se ci fate caso, è parecchio rovinato. Ragazzi, guardando questi interni sembra veramente di fare un tuffo nel tempo dritti negli anni 90. Andiamo a vedere cosa ci aspetta sotto il cofano. Questa Mercedes è la versione aspirata e onestamente, visto il valore di mercato di questo modello, non varrebbe nemmeno la pena procedere con le riparazioni. È però un'auto nostra da un po' di tempo e valuteremo se sistemarla, magari cercando di contenere le spese. Il vano motore si presenta decisamente imponente, soprattutto se confrontato con quello delle auto moderne. Nell'alloggio batteria abbiamo un bel po' di ruggine. Daremo una passata provvisoria di convertitore in attesa di procedere con sistemazioni più importanti sull'intera macchina. Seguitemi che procediamo con l'avviamento.
Bene, a questo punto proviamo a fare l'avviamento. Dovrebbe essere andata. Il problema è che il quadro strumenti ci ha abbandonato. Bene ragazzi, obiettivo parzialmente raggiunto. Abbiamo fatto un po' di ordine in garage. Abbiamo avviato la Mercedes SLK. Purtroppo non siamo riusciti a dar seguito all'obiettivo della giornata, che era quello di avviare questa Yamaha R1. Sarà probabilmente un oggetto dei prossimi video. Per oggi dal garage è tutto, vi mando un saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!